Buongiorno a tutti, in questo video vi propongo di stabilire se questa affermazione è vera o falsa. L'affermazione è la seguente: se due triangoli isosceli hanno lo stesso perimetro e la stessa area, allora sono certamente congruenti. Allora, per poter rispondere, potete magari pensarci un attimo. Ovviamente se l'affermazione è vera, c'è bisogno di una dimostrazione; se è falsa, di un controesempio. Ecco, adesso vi darò la soluzione. Si tratta appunto di trovare un controesempio, perché questa affermazione è falsa. Cos'è un controesempio? Un controesempio è un esempio in cui l'ipotesi di questo teorema è vera, ma la tesi è falsa. Quindi in sostanza dobbiamo cercare due triangoli isosceli non congruenti che però hanno stesso perimetro e stessa area. Allora, vediamo il primo triangolo. Il primo triangolo ha base che misura 6, altezza che misura 4 e come facilmente si può ricavare con il teorema di Pitagora, i lati obliqui misureranno 5. In questa trattazione omettiamo l'unità di misura. Allora, se noi calcoliamo il perimetro, chiaramente sarà uguale a 6 più 2 volte 5, cioè 16. Se invece calcoliamo l'area, sarà uguale, appunto, base per altezza, 6 per 4 fratto 2, cioè 12. Il secondo invece triangolo, non congruente al primo, ha le seguenti misure. La base ha la misura di radice di 13 più 1, che è circa uguale a 4,61. L'altezza è uguale a 2 per radice di 13 meno 1, che è circa uguale a 5,21. E come si può ricavare col teorema di Pitagora, i due lati obliqui misurano un mezzo di 15 meno radice di 13, cioè circa 5,70. Allora, questi valori approssimati ci servono solo per capire che si tratta sicuramente di un triangolo non congruente al primo triangolo. Ma adesso, nel calcolare perimetro e area, dobbiamo invece usare i radicali per poter avere un risultato esatto. Allora, il perimetro sarà la base, radice di 13 più 1, più il doppio della misura del lato obliquo. Il lato obliquo è un mezzo, 15 meno radice di 13, quindi raddoppiandolo diventa semplicemente il 15 meno radice di 13. Questa somma fa 16, perché radice di 13 e meno radice di 13 sono opposti, quindi si annullano. Quindi rimane soltanto 1 più 15. Andiamo a vedere l'area. L'area sarà uguale alla base, che è radice di 13 più 1, per l'altezza, che è 2 per radice di 13 meno 1, tutto chiaramente fratto 2. Allora il 2 chiaramente si può semplificare. Radice di 13 più 1 per radice di 13 meno 1 è un prodotto notevole, somma per differenza, quindi il risultato sarà il quadrato del primo termine, che è 13, meno il quadrato del secondo, che è 1. 13 meno 1, quindi 12. Quindi, come abbiamo visto, anche questo secondo triangolo, che ha misure diverse rispetto al primo, ha però lo stesso perimetro e la stessa area, e anche questo secondo triangolo è isoscele. Quindi noi possiamo concludere, avendo trovato un controesempio, che l'affermazione "se due triangoli isosceli hanno lo stesso perimetro e la stessa area, allora sono congruenti" è un'affermazione falsa. E vi ringrazio come al solito dell'attenzione. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale.